Ciao e bentornato, proseguiamo il nostro corso sulla fotografia di paesaggio addentrandoci proprio nella realizzazione di una fotografia. In questa lezione infatti andremo a parlare di tutte le impostazioni che generalmente vengono utilizzate durante una fotografia di paesaggio. Ti dico la verità, sinceramente ero molto indeciso se fare o non fare questa lezione, perché penso che tu abbia già le basi, che comunque se segui questo corso già la fotografia di base la conosca abbastanza, ma alla fine non ho voluto tralasciare nessun dettaglio perché voglio realizzare veramente un corso completo. Anzi, se ovviamente qualche concetto ti è poco chiaro perché è poco approfondito, non esitare a contattarmi o tramite la mail o semplicemente scrivendo un commento su questa pagina e cercheremo di risponderti direttamente nei commenti oppure di realizzare proprio un video dedicato per approfondire quell'argomento. Detto questo, ti dicevo, una caratteristica di scatto assolutamente necessaria in tante situazioni nella fotografia di paesaggio è la sottoesposizione, quindi il concetto che ti ho già accennato precedentemente, ma la sottoesposizione è molto importante perché ti permette in situazioni di luce critica, come per esempio un tramonto o un paesaggio fortemente contrastante, di recuperare maggiormente i dettagli, perché nelle zone di ombra, come vedremo poi più avanti, è più facile estrapolare, grazie alla post-produzione, alcuni dettagli, mentre se noi andiamo a bruciare le alte luci, questi dettagli vengono persi irrimediabilmente, quindi anche in post-produzione non sono recuperabili. Una cosa che ovviamente non vogliamo, visto che il cielo, che di solito è la parte sovraesposta, è parte sempre integrante di una fotografia di paesaggio. Quindi questo è il primo concetto in assoluto, e non vuol dire assolutamente che tu debba creare delle fotografie completamente scure, ma in quelle situazioni in cui dovrai scegliere se sottoesporre o sovraesporre, perché con uno scatto singolo, come abbiamo detto anche in precedenza, non riesci a imprimere nel sensore tutta la gamma dinamica, è meglio se scegli di sottoesporre leggermente, in modo tale, come ti dicevo, di recuperare il tutto. Quindi dovrai prestare sempre la massima attenzione all'esposimetro, che è lo strumento che ti aiuta nel controllo della luminosità, all'istogramma, l'altro strumento che ti può aiutare appunto per determinare la corretta luce di una fotografia, ma ovviamente la cosa principale che dovrai fare è controllare il trittico ISO, tempo e diaframma, con particolare attenzione al diaframma, visto che il valore di ISO il più delle volte lo imposteremo a 100 per non rovinare la fotografia con il rumore digitale, e la variabile del tempo è spesso poco importante perché non abbiamo soggetti in movimento, o comunque è più importante la profondità di campo rispetto al soggetto in movimento. La profondità di campo infatti è uno degli elementi fondamentali da saper gestire oltre all'esposizione nella fotografia di paesaggio. Ricordi che questa variabile è influenzata in larga parte di nuovo dal diaframma, dalla lunghezza focale e dalla distanza che intercorre tra la fotocamera e il soggetto. Nella fotografia di paesaggio quindi le due variabili fondamentali secondo me sono l'apertura del diaframma e la lunghezza focale. Quindi con queste due variabili dovrai gestire al meglio la profondità di campo che, ti ricordo, determina la quantità di soggetti di piani focali che sono completamente nitidi. Un altro concetto molto importante, sempre relativo alla profondità di campo, è il concetto di iperfocale, che ti ricordo rappresenta la distanza sulla quale mettere a fuoco per ottenere la massima profondità di campo possibile. Mettendo a fuoco l'iperfocale, questa distanza di profondità di campo diventa uguale alla metà della distanza iperfocale fino all'infinito. Per gestire l'iperfocale puoi usare tranquillamente una delle tante applicazioni. Nel nostro corso base ho parlato di DAF, un'applicazione molto semplice da usare. In questo corso parliamo di un'altra, forse ancora più immediata, che si chiama semplicemente Hyperfocal. Ragiona comunque sempre allo stesso modo, quindi dovrai impostare la tua fotocamera, in questo caso una Nikon D7002, e la lunghezza focale che andrai a utilizzare. Ti ricordo infatti che l'iperfocale è influenzata anche dalle dimensioni del sensore. In questo caso impostiamo la Nikon di 35 mm e poi puoi andare a scegliere l'apertura del diaframma. E una cosa molto simpatica, puoi andare a scegliere qua il mezzo stop e un terzo di stop. Ti ricordi infatti che la scala del diaframma, la scala anche del tempo e dell'ISO può essere divisa in delle frazioni in modo tale da essere ancora più preciso. Poi abbiamo detto che la distanza dal soggetto non ci interessa, quindi una volta impostati questi parametri possiamo dirgli di andare a usare l'iperfocale e in questo modo abbiamo la profondità di campo risultante. Andando a mettere a fuoco in questo caso a circa 8 metri avremo una profondità di campo che andrà da 4 fino all'infinito, che è proprio il concetto dell'iperfocale.
la metà distanza dell'iperfocale fino all'infinito. Facciamo un altro rapido esempio, quindi se mettiamo per esempio 5,6 di apertura del diaframma, cambierà la distanza iperfocale che vedi è 11,5, la andiamo a mettere lì sopra dove c'è la distanza del soggetto e otteniamo tutta la profondità di campo che va da metà della distanza iperfocale, quindi 5,7, fino all'infinito. E quest'area, ti ricordo ancora, rappresenta l'area all'interno del quale tutti i soggetti saranno visibilmente nitidi. Un'altra funzione molto carina di questa applicazione è quella di poter scaricare o guardare la tabella delle iperfocali relativa alla propria fotocamera. E poi abbiamo anche altre funzioni secondarie come per esempio l'angolo di campo, ti basta semplicemente switchare tra queste opzioni. Quindi un'applicazione molto carina e soprattutto funzionale per calcolare velocemente la distanza iperfocale, essere così sicuri di avere a fuoco i soggetti principali dei nostri scatti. Ricordi che quando si parla di distanza iperfocale è sempre meglio mettere a fuoco il manuale, magari utilizzando il live view, mettendo così la fotocamera sopra un cavalletto, andando a ingradire con live view, in modo tale da essere veramente sicuri di andare a individuare la zona, diciamo, dove cade l'iperfocale. Per quanto riguarda gli altri parametri di scatto, e per esempio la modalità di scatto, io generalmente uso o priorità di diaframmi o il più delle volte la manuale, perché comunque voglio avere un completo controllo della gestione della luminosità. Raramente uso la priorità dei tempi perché, come ti dicevo, il soggetto in movimento non è principale nei miei scatti, a meno che non uso il filtro ND, ma lì vado direttamente in manuale. E ovviamente non uso mai l'automatica perché non regala nessuna emozione e non permette neanche di personalizzare un proprio scatto, quindi è tutto imprevedibile e gestisce tutta la macchina. Per quanto riguarda invece le modalità esposimetriche, generalmente il più delle volte, come spesso accade in fotografia, andrà bene la matrix. Ricordi che in condizioni di luce critica, come per esempio avviene nel tramonto, la modalità spot è la modalità ottimale. Io generalmente uso sempre queste due modalità. Invece per quanto riguarda la messa a fuoco, anche in questo caso uso spesso la manuale, anche se l'automatica comunque ormai nelle nostre fotocamere è fatto proprio un bel lavoro. La cosa che ti consiglio generalmente comunque è utilizzare un unico punto di messa a fuoco e utilizzare quello centrale che è il punto, diciamo, migliore, quello più preciso che presenta la fotocamera. Quindi ricordati sempre la tecnica della messa a fuoco con decentramento, e quindi puoi andare a mettere a fuoco su un soggetto, non fare la fotografia, fare la tua composizione e poi scattare con la sicurezza che il soggetto principale sarà completamente a fuoco. Un'altra funzione molto importante che puoi utilizzare sia per l'esposizione sia per la messa a fuoco è il pulsante di blocco esposizione. Questo pulsante ti permette infatti di bloccare l'esposizione o la messa a fuoco o entrambe molto facilmente. In questo modo potrai fare una serie di fotografie sapendo che hai sempre quella messa a fuoco o sempre quella determinata esposizione. Per finire, il bilanciamento del bianco, generalmente le nostre fotocamere fanno già un buon lavoro con la funzione automatica, si può comunque andare a impostare, io generalmente non mi preoccupo più di tanto, anche se cerco sempre di trovare quello ottimale, ma in condizioni magari di scatto molto veloci come avviene al tramonto, in cui abbiamo poco tempo per decidere, anche se a un certo punto cambia il bilanciamento del bianco e viene diciamo sbagliato per la scena, non lo sto a modificare in quel momento perché perdo tempo prezioso per fotografare e lo modifico poi in post produzione. Ricordati comunque che se intendi cambiare il bilanciamento del bianco in post produzione dovrai fotografare col formato RAW, perché è il formato che rispetto al JPEG permette una post produzione veramente avanzata, soprattutto per quanto riguarda il recupero delle ombre e soprattutto il bilanciamento del bianco. Quando puoi cerca comunque di settare questo parametro al meglio già in fase di scatto, perché cambiare il bilanciamento del bianco in post produzione ha una piccola incidenza anche sulla luminosità, diciamo, della scena. Con quest'ultimo parametro si conclude anche questa lezione. Come vedi è stata molto veloce, ho parlato molto in generale dei diversi settaggi, dei principali settaggi che possiamo impostare sulla nostra fotocamera durante la fotografia di paesaggio. È ovvio poi pensare che tutti questi settaggi variano a seconda della luce presente in scena. Sarà diverso il settaggio al tramonto, a quello notturno o a quello di giorno, ma questo ovviamente è chiaro. Come ti dicevo in apertura, qualsiasi dubbio, qualsiasi voglia di approfondimento, non esitare a chiedere, scrivimi un commento qua sotto e lo risolveremo velocemente e magari facciamo proprio un video dedicato a questo argomento perché magari interessa anche ad altre persone. Ci vediamo nella prossima lezione.